Avevo fatto qualcosa che non era mai stato dimostrato nella scienza medica. Sei forte? Tipo, un po' di paura. Rilassati. Dai, vai giù. Perché dovrai farlo? Perché ti sentirai benissimo. E se vi dicessi che potete spegnere il dolore soltanto con la testa? Tu limiti te stesso. Sì, sempre. Lascia che te lo dica, puoi fare più di quanto pensi. Me l'ha insegnato Wim Hof, un divulgatore atleta olandese noto come The Iceman, famoso per la sua capacità di resistere a temperature estreme. Ora posso stare un'ora nell'acqua ghiacciata senza problemi. Un'ora? Certo. Me ne aveva parlato proprio Timo Kaukonen. Sarebbe stato bello imparare a respirare in modo calmo e controllato da Wim Hof. Da cui ero appena stato per scoprire com'è possibile resistere in una stanza a 160 gradi. Ah, madonna, non è impossibile, ma come fa? Non hai idea di quanto fa male. E un po' anche per sfidare me stesso. Immagino che starà circa 2 minuti. 2 minuti e 20. Andiamo! E dunque, per scoprire non solo l'altra faccia della medaglia, ma per conoscere un altro atleta che è riuscito a superare i limiti umani, mi sono preparato per un altro viaggio. Lasciamo la Finlandia. Sono veramente piacevolmente stupito da questo posto. E andiamo in Olanda per l'Iceman. Devo dire che il freddo mi fa molta meno paura del caldo, per ora. Forse perché ci siamo abituati, anche solo dai social, a sfide e routine mattutine che hanno a che fare con condizioni di freddo estremo. Quello a cui non stavo pensando, però, è che il freddo di Wim Hof non è propriamente il freddo delle challenge su TikTok. Adesso un'oretta di macchina verso il Wim Hof Training Center a Stroe. Sono un po' emozionato perché comunque è da tantissimo che lo seguo. Ho anche letto il suo libro e quello che ha fatto è stato rivoluzionario. Quando Wim Hof ha cominciato a farsi conoscere, in molti pensavano fosse un fenomeno da baraccone, uno che si infila nel ghiaccio per fare spettacolo, magari addirittura attraverso dei giochi di prestigio. Quello che nessuno immaginava però è che dietro c'era un uomo che aveva vissuto una perdita enorme e che nel freddo aveva trovato l'unico posto in cui riusciva a smettere di pensare al dolore. Dico sempre che il freddo è il mio caloroso amico. Mi apre il cuore e zittisce i miei pensieri. Il freddo è più forte dei miei pensieri, quindi mi fa sentire, e sentire lo fai con il cuore. Da lì è nato un metodo fatto di respirazione, esposizione al freddo e controllo mentale che Wim ha portato all'estremo su se stesso per anni, prima ancora di insegnarlo agli altri. E più le sue imprese diventavano assurde, più la domanda su di lui cambiava da quanto potrà resistere a come fa a resistere. È il tuo respiro, semplice. Il ghiaccio rende forte il corpo, ma anche la mente. Una domanda che a un certo punto ha smesso di interessare soltanto il pubblico e ha iniziato a interessare anche la scienza. Questo qua è il suo corso per avvicinarsi al suo metodo. Che tipo che è? Vabbè, un po' di riscaldamento immagino ci voglia, no? Anche perché, a occhio, sperimenterò in prima persona i suoi allenamenti. Direi che siamo arrivati e adesso non si vede più. Guardalo. Ah, quello è lui. Sì. Non vedo l'ora di incontrare Wim. E infatti, dopo qualche secondo, Ehi, Ciao, da dove sei sbucato? dal retro. Piacere di conoscerti. Ciao, Alessandro. Piacere di conoscerti, Giacomo. Piace Come stai? di conoscerlo. Sono capace di esprimermi in italiano, ma anche non così bene. Ma come hai fatto a imparare? Ho imparato nella mia vita. Cavolo, bravissimo, grande. Sono sposato con una donna che è di 30 anni più giovane di me. È la mia terza relazione. Le tue ex mogli? Olandese. No! Spagnolo uno! Non mi puoi sbagliare queste E cose. che ha sbagliato. E così ho imparato il spagnolo. Lo spagnolo. Sì. Fantastico, perciò andiamo. ciò che mi stupisce subito è la sua energia. Arrivare a quasi 70 anni con questo entusiasmo non è decisamente cosa da tutti, ma evidentemente nel suo metodo c'è qualcosa che gli impedisce di invecchiare. Qui abbiamo un congelatore industriale e qui dentro ora ci sono cubetti di ghiaccio, eccetera. Ma prima questo era vuoto e io correvo qui dentro a meno 30 gradi. Il freddo ti dà tutta l'energia, ti fa smettere di pensare, ti fa sentire bene e con questo è fantastico. È gratis e questo è quello che faccio con le persone in montagna. Quasi niente addosso e andiamo sulla neve a temperature gelide. E a volte la gente non sa cosa sia il freddo e 4 giorni dopo sono per circa 5 ore a temperature gelide così. E ce la fanno. Controlliamo sempre il nostro corpo in modo da non trovarci in situazioni di disagio. Eppure il corpo è capace di fare molto più di quanto noi pensiamo.
E questo è quello che dimostro. Come l'hai scoperto? Ho visto, quando avevo 17 anni, un canale qui ad Amsterdam e mi sono sentito attratto dall'entrare dentro. Sono entrato e non era fredda. Per me è stato wow. Guardatemi, sono nell'acqua fredda. Non sopporto. Ci sono stato solo 1 minuto e mezzo. Poi sono uscito e mi sono sentito tutto il giorno alla grande. Da lì ho iniziato ad andarci ogni giorno sempre di più. E poi ho imparato che se si respira lentamente, hai più controllo del tuo corpo. Questa è la mia meditazione nell'acqua gelida. 10 minuti, 12 minuti, a volte 30 minuti, a volte 1 ora. È una pace naturale. Ho battuto molti Guinness World Record, 26 in totale. La prima cosa è stata fare i record? Esatto. E infatti i record mondiali documentati su di lui si sprecano. Nel 2007 ha stabilito quello di maratona più veloce a piedi nudi sul ghiaccio, correndo per quasi 2 ore e 20 sopra il circolo polare artico. Nel 99 e nel 2000 ha stabilito 2 record nel nuoto in apnea sotto al ghiaccio. E, sempre nel ghiaccio, nel 2013 si è fatto quasi 2 ore di immersione integrale. Questo senza contare il Kilimangiaro e l'Everest in pantaloncini, la maratona nel deserto della Namibia senza bere acqua e un'altra maratona in Finlandia a meno 35 gradi. All'inizio ho fatto tutto da solo, poi è arrivata la televisione e c'erano scienziati che guardavano quelle trasmissioni e quindi dissero testiamolo. E qual è stata la sfida più grande che hai affrontato? La più difficile è stata mia moglie. Ed è qui che arriviamo alla grande perdita di cui vi parlavo prima, che ha spinto Wim ancora di più oltre i suoi limiti. È saltata dal 8º piano. Si è suicidata. Sono rimasto da solo con 4 bambini. È stato un dramma. Avevo una malattia, la schizofrenia. Ma eri già interessato al freddo o... Sì, ero già appassionato. Penso che se le persone affette da schizofrenia e disturbi mentali facessero questo regolarmente, si riprenderebbero, ma se non lo fai, allora questa frattura non farà altro che allargarsi. Glielo dissi, ma non aveva alcuna voglia di allenarsi. E quindi non sapremo mai se il suo metodo in qualche modo avrebbe potuto salvarle la vita. Quello che sappiamo però è che Wim, al contrario di molti wellness guru, si è offerto volontariamente per anni come oggetto di studio, portando la scienza a confermare molte sue teorie, anche legate all'aspetto psicologico. Come uno studio su donne con sintomi depressivi elevati che hanno trovato nel metodo di Wim un forte calo nei pensieri ossessivi. E come hai reagito a quel momento? Non riuscivo nemmeno a pensare, a capire. Certo che ti senti in colpa perché è la persona più vicina a te, è la madre dei tuoi figli. Pensi che una sfida del genere abbia contribuito a renderti Wim Hof? Ti sconvolge, andando così in profondità a livello conscio, da liberarti per sempre dal dolore. Il freddo mi ha insegnato a non pensare, ma a provare. E poi arriva l'energia. Sono andato nel freddo ogni giorno sempre più forte e sono diventato una persona con molta energia per i miei figli. Poi ci sono le mie sfide fisiche personali. Mi sono perso sotto il ghiaccio in apnea. Non sono riuscito a trovare il buco. Davvero impegnativo. E come hai fatto? Sono andato nel panico, è venuto un subacqueo a prendermi, ero quasi morto. Riscaldatelo, riportategli la temperatura nella norma. È qui che tutto potrebbe andare male, è un momento cruciale. È lì che ho perso la paura di morire, proprio in quel momento. È saggezza naturale pura che ti arriva, è un potere dimenticato che tutti abbiamo. Quello che faccio è semplicemente dirlo alle persone. Respira, stronzo. Come Brian Johnson cerca la formula per l'immortalità, Wim ha cercato invece per tutta la vita la formula per dominare la mortalità. E il bello è che, come Johnson, condivide tutto ciò che scopre. Abbiamo fatto un falò qui. Qua giù? Esatto, ci sediamo qui, accendiamo il falò e parliamo. Di cosa? Qual è la tua ambizione? Cos'è l'anima? Chi sei? Cosa pensi di te stesso? Chi sei e cosa pensi di te? Vi invito da qui alla fine del video a porvi la stessa domanda. Poi ne riparliamo. Si parla dal cuore, vi vogliamo bene e siamo qui per aiutarvi. Ho la mia fede. Credenza. In te stesso? In me stesso e nel modo in cui Dio ci ha concepiti. Per me la vera religione sei te stesso, dentro di te. È lì che trovi vera pace, è lì che trovi vera saggezza. Viviamo in una società che tende a facilitarci la vita. Viviamo nel comfort, sì, e ci comportiamo di conseguenza. Esatto. Questo ci sta indebolendo. Noi siamo guerrieri. Ho 67 anni e sono forte.
quando vado nel ghiaccio, eccetera, io sono il migliore. Sai cos'è davvero il massimo? È il Dio che è dentro di te. Sii sicuro di te stesso. Questo è il massimo. Sei tu. Provate anche solo una volta. Se non funziona, date la colpa a me. Ma se funziona, allora trasmettetela ad altri. Tu come ti vedi? Un atleta? Una guida spirituale? Mi definiscono atleta estremo, un guru del benessere, un insegnante del mondo, non lo so, hanno detto di tutto. Sono solo vivo, sto bene, sono forte e sono anche flessibile, faccio le spaccate come una ballerina. Wow, così senza riscaldamento. Senza riscaldamento. Facile, no? È tutto qui, molto semplice. Sei forte? Sì, dai. Sì, 65 kg. Guarda la pietra. 1, 2, 3, 4, Ma che tipo? 11. Buono. Posso provare? Certo. Con una mano? Un braccio. Sì. 1. Così. Sei forte. Sei bravo. Madonna, si è pesa. Sei distrutto Guarda la mano. A tutto mi sono distrutto. Wow. Sei andato Se bene. avessi fatto meno di 10 non avrei mai fatte 10. La palestra con corde e sassi ancora mi mancava. Vedo poi una struttura familiare. È una sauna quella? Sì. Ma lui e Timo si conoscono? Siamo stati in Finlandia 3 giorni fa con Sauna Timo. Lui è stato 5 volte campione del mondo di sauna. Oh. Non so quanto riuscirei a resistere prima che il cuore inizi a battere forte. È stato davvero di ispirazione. Certo, loro si mettono un sacco alla prova. Sì, C'ho un po' la nostalgia di stare a 130 gradi dentro una stanzetta umida. Quasi quasi. Quella sauna non funziona. Voglio trasformarla per farci uno studio musicale. Adoro la musica. Ti piacciono le percussioni? So dipingere. È il Kilimangiaro al mattino. Questa è la nebbia. Adoro la poesia. Ho appena finito 2 nuovi libri. Un guerriero. Un guerriero combatte per la luce senza aggressione. Quando nel giusto, una vera riflessione. Forte lei, lui si erge dove non c'è paura. Tu, uomo al centro, visione pura. Governare le linee del tempo. Lo farò giungere senza ego. Noi andiamo. Applauso. Solo musica. Tutto mi aspettavo, tranne che Wim sapesse anche suonare, cantare, scrivere e dipingere. Ma evidentemente il suo metodo aiuta a sbloccare cose di noi che tendiamo a tenere nascoste. Voglio imparare anch'io. se qualcuno volesse iniziare ora, cosa dovrebbe fare? Oh, una doccia fredda. Doccia fredda, ok. E un po' di respirazione. Questa è una semplificazione, amico mio, perché tra poco farò una cosa che non credevo che il mio corpo sarebbe stato lontanamente in grado di fare. Hai mai raggiunto 3 minuti senza respirare? No, penso di essere arrivato al massimo a 1 minuto e mezzo circa. Adesso lo batterai. Sapete cosa succede quando ci sforziamo a non respirare? Il corpo entra in una sorta di modalità sopravvivenza. Il cuore rallenta. I vasi sanguigni si restringono nelle zone periferiche per spingere più sangue verso cuore e cervello e la milza rilascia altri globuli rossi per portare più ossigeno in circolo. Tutto dentro. È lo stesso identico riflesso che hanno foche e delfini quando si immergono, per farvi un esempio. Ed è anche per questo che in situazioni di emergenza, come una caduta nell'acqua gelida, un pericolo improvviso o roba così, riusciamo a resistere senza respirare molto più lungo di quanto penseremmo possibile. E lascia andare, così. L'ultima volta, tutto dentro. Lascia andare. Stop. È appena iniziato. Eccolo qui. Osservate. È stato pazzesco perché per tipo i primi 5 secondi ho sentito la necessità di respirare, poi Andata. completamente andata. Facile, no? Mostra al mondo che il biohack, il più grande biohack del secolo scorso e di questo, è qui. È il tuo respiro, semplice. Sei ancora tranquillo. Alessandro è sereno. Non sta respirando già da quasi 80 secondi. Ha detto che il massimo che ha fatto sono stati 90 secondi. E li stiamo raggiungendo. 3, 2, 1...
Ah, non ancora, guardatelo. Siamo a 1 minuto e 40, 100 secondi senza respirare. Come ho fatto, dite? Ho utilizzato l'alcalosi respiratoria, una tecnica utilizzata anche dagli atleti. Non lo so, senti come se stessi respirando. Ma non lo stai facendo, sei in meditazione profonda. In pratica, se prima di trattenere il fiato respiri fortissimo per qualche minuto, questo abbassa l'anidride carbonica nel sangue, da cui parte il segnale che ti fa venire voglia di respirare. Con meno anidride carbonica, il corpo ci mette molto più tempo a dirti che è ora di riprendere fiato e quindi riesci a restare in apnea molto più a lungo del normale. Quasi 2 minuti senza respirare dopo respirazione. Eccellente. Entrerai in profondità nel tuo corpo, molto in profondità. Qui è dove affrontiamo i nostri traumi e ci liberiamo. Hai pieno controllo, mostralo al mondo. Penso possa arrivare ai 3 minuti. 3 minuti. Tienilo e forzalo nella testa, di più. E lascialo andare. Eccoci qua, ha toccato i 3 minuti. Ben fatto. Sì, se facessimo altri round andrebbe oltre i 3 minuti. Come ti senti? Molto molto bene. Ma mi sentivo benissimo anche quando non stavo respirando. Sentivo l'energia ed è stata una sensazione molto piacevole. Oh, quanto è importante questa motivazione per chi dice perché dovrei farlo? Perché ti sentirai benissimo. Ecco perché. Dovrei farlo più spesso. È pazzesco quello che possiamo fare. Possiamo fare più di quanto pensiamo se solo andassimo oltre il modo in cui pensiamo e siamo abituati a pensare. Tutti i limiti. Sì, sempre. Lascia che te lo dica, puoi fare più di quanto pensi. Me lo hai appena dimostrato, 3 minuti senza respirare dal nulla. No, quello è stato, senza assurdo. Per qualcuno può sembrare follia e lo è stato anche per i medici. Perché pensateci, si possono superare i propri limiti senza tentare qualcosa che sembra così impossibile e sconsiderato da essere presi per pazzi? Probabilmente no. Uno dei primi studi era semplicemente stare qualcosa come 80 minuti nel ghiaccio. Ero completamente cablato e connesso a dei computer, così che potessero cercare esattamente cosa mi stesse succedendo. E poi ho dato loro il braccio per prendere il sangue e ne hanno preso 36 fiale e ci hanno messo dentro un batterio che normalmente ti fa stare molto male e puoi persino morirci. Nel mio caso nessuna reazione, avevo fatto qualcosa che non era mai stato dimostrato nella scienza medica, perché quando vado nel freddo mi rafforzo interiormente. Se c'è un intruso non può entrare, perché le cellule immunitarie sanno come agire direttamente, è come un buttafuori fuori dalla discoteca. Ma è solo per il ghiaccio o sei tu che hai qualcosa di speciale? Il ghiaccio rende forte il corpo, ma anche la mente. E quando la tua mente diventa forte, è in grado di attivare i sistemi all'interno del nostro corpo molto meglio di quanto pensiamo sia possibile. Lo hanno anche rifatto 3 volte più grande quello studio ed è provato ora che attraverso gli esercizi di respirazione siamo in grado di controllare il nostro sistema immunitario molto meglio. E questo non era risaputo nel mondo medico, nei libri, poi sono arrivato io. Pensi che la medicina accetti questa cosa? Oh no, ai medici vanno bene pillole e farmaci. Ed è tutto un business per fare soldi. Non sono altro che degli spacciatori. Quando è stata l'ultima volta in cui ti sei... Ammalato? Nella mia vita non c'è malattia. Forza e amore. Vivrò ancora a lungo, 67 anni, Alessandro, ragazzo giovane, lo sono anch'io! E questo perché Wim continua a ripeterlo, è tutta una questione di testa. La depressione non è altro che mancanza di dopamina, di quel neurotrasmettitore, la dopamina. Ne hai bisogno, altrimenti non hai energie. Ne ottieni il 250% in più con un bagno di ghiaccio. Quindi si percepisce subito un aumento della dopamina nel corpo e poi si sente la connessione e la pressione che tornano. Quindi vai nell'acqua ghiacciata e otterrai un sacco di dopamina. Drogati con ciò che hai dentro di te. Che uno slogan antidroga, niente male. Comunque, adesso non si scherza più. Ora ci immergiamo nell'acqua ghiacciata, così capirai che intendo. Qui c'è la vasca di ghiaccio, vedi? Sì, non è molto fredda. Beh. La renderemo ancora più fredda. Certo, andiamo. È bello averti qui, sei un bravo ragazzo. Continua così, so che il tuo spirito è buono. So che mi hai osservato come un falco. Lo adoro. Adoro le persone curiose che investigano sulla vita. Ecco, prendi questo. Passaggio di testimone qua. Forza, entriamo in questo modo. È facile per te. Puoi sederti lì oppure qui. Ho un po' di paura di entrare... È freddissimo. La classica paura di uscire dalla propria zona di comfort, che è solo un singolo ma enorme ostacolo che ci impedisce di vivere le cose come vorremmo. Come la paura che ho io di fare il salto verso
il pubblico internazionale. Non saprei, ho paura della transizione dal pubblico italiano a quello mondiale. All'inizio dell'anno ho incontrato MrBeast, abbiamo parlato e pure lui mi ha detto: è molto semplice, devi parlare in inglese perché è un pubblico più grande. Non so cosa mi blocca. Qual è il tuo obiettivo? Vuoi parlare al Il mondo? mondo. Non farlo con una mentalità che si autosabota, perché poi non ce la fai. Tu hai il potere di raggiungere i tuoi obiettivi, puoi farlo facilmente. Tu hai carattere, che è una grande qualità. Ne farò grande tesoro. Grazie davvero. E sapete qual è il bello? Che entrambe le paure si superano allo stesso modo, trovando il coraggio di fare semplicemente il primo passo. That's exactly what I did this time by dubbing the entire video in English by myself. Thanks for the push, Wim. E sempre a proposito di primi passi e di cose che non abbiamo il coraggio di iniziare, io il coraggio di prendere in mano la gestione dei miei soldi l'ho trovato grazie a Trade Republic. Perché tenere i soldi fermi sul conto a non far niente oggi non ha davvero senso, specialmente quando esiste una banca come questa, che sui soldi non investiti ci riconosce il 3% di interesse lordo annuo semplicemente scaricando l'app e cliccando un pulsante. E quel guadagno lì non dovete mica aspettare un anno per vederlo. Gli interessi arrivano ogni mese e potete serenamente utilizzare i vostri soldi in qualsiasi momento, perché non sono vincolati o bloccati in nessun modo. Vi faccio un esempio concreto. Se lasciate su Trade Republic 5.000 euro, in un anno avete maturato 150 euro lordi, circa 13 euro lordi al mese, che poi può portarvi magari ad approfondire gli investimenti veri e propri, che sia attraverso un piano d'accumulo automatico o con azioni, ETF o obbligazioni. Un'altra cosa pazzesca di Trade Republic è che ogni volta che pago con la carta, l'1% di quello che spendo viene reinvestito nel piano d'accumulo che viene impostato in app. Praticamente le spese diventano dei piccoli investimenti senza accorgermene. Aprire un conto richiede meno di 5 minuti e per qualsiasi domanda l'assistenza clienti è attiva 24 ore su 24. Il link è in descrizione. Se state guardando la TV, ecco qua un bel QR code in sovraimpressione. Poi, se non volete ascoltare me, fidatevi di Zio Wim. Ora di a te stesso: ehi, posso farcela. Eccomi qui, sono il padrone della mia mente. Entro e mi rilasso. Obiettivo 10 minuti. Vai, siamo qua con lui. Se non vado adesso dentro, quando cazzo ci vado? Dai. Dai, vai tu. Prendi un lungo respiro, alza le ginocchia come me e va giù un altro po'. Le braccia sopra le gambe. Falle entrare. Sì, falle entrare. Hai tu il controllo. Lascia che il corpo faccia ciò di cui è capace. Bene. Stai andando bene, in pace. Conosciamo la nostra paura, ma la usiamo nel modo giusto. In questo momento sei una forza che muove le cose. Dove gli altri non arrivano, tu arrivi. Quella paura non è tua, tu la superi. Grazie mille, Wim. Prometto che proverò di tutto. Farò del mio meglio. È incredibile come più tempo passa, più è semplice. È anche affascinante come il ghiaccio intorno a te si sia sciolto molto più in fretta di quello intorno a me. Ben fatta. Grazie. Vai tu per primo. Voglio dire che ti ho battuto in una gara Oh, di sì. ghiaccio. Scusa, almeno un record fatemelo portare a casa. Anche uscire di qua è tosta. Madonna, mi sento tutto il corpo duro. Madonna, sento che mi spezzo. Come ride? Minchia, guarda quanto sei rosso. È assurdo. Guarda anche lui quanto è rosso. Un flamengo. Sento il sangue in un modo che mi sta andando. Non so neanche parlare. Sento il sangue in un modo che mi sta andando. Che vuol dire? Vuol dire che il corpo si sta difendendo. Quando resti per troppo tempo nell'acqua gelata, i vasi sanguigni si restringono e spingono il sangue lontano dalla pelle e dai muscoli, verso il cuore e gli organi vitali, togliendo fino all'80% di sangue dalle zone periferiche. Ed ecco quindi perché mi sentivo duro. I muscoli si stavano irrigidendo per trattenere il calore e avevo in circolo un'ondata di adrenalina che mi teneva, diciamo, sull'attenti. Sto ancora cercando di comprendermi adesso. Oh, sì. Seguimi. Questo è un plank statico energizzante. Ma adesso è freddo? No, non ho freddo, mi sento anestetizzato, come se avessi messo il ghiaccio. Comunque è impossibile non voler bene a Wim, perché è completamente fuori. Andiamo. Ma fogliato, ti sei butta! Bello. Allora, ammetto qui davanti a tutti che non ci ho fatto una bellissima figura con questo tuffo un po' da bambina, ma vi assicuro che dopo essere stato in apnea, aver fatto un bagno gelido ed essermi allenato, insomma, pure il tuffo virile adesso, calma. Ben fatto. Ben fatto, Grazie ben fatto, mille. ben fatto. Grazie mille. Bene. Ma il freddo non se ne andava, nonostante il plank e nonostante il tuffo, e quindi le ho provate tutte.
piano adesso, perché hai dato tutto, hai fatto molto. E hai resistito 12 minuti nel ghiaccio. L'hai fatto. Volevo impressionarti. Ma c'è acqua calda o no? No, non c'è. No? Perfetto. Tanto non ho bisogno. Il bello ce l'ho freddo. Allora perché treni? Non lo so, perché il mio corpo si è freddato dentro. Quello che mi è successo si chiama afterdrop ed è legato ancora una volta al corpo che si difende solo un po' più tardi. Muovendosi dopo il freddo, il sangue che prima era stato spinto verso cuore e organi vitali torna verso le gambe e le braccia, ma ritorna gelido e questo fa scendere ancora di più la temperatura interna. I brividi sono i muscoli che si contraggono velocissimi per scaldarsi, un riflesso che parte dal cervello senza chiedere il permesso alla testa. Ho fatto almeno un quarto d'ora di doccia bollente, ho ancora il freddo dentro di me. Ci siamo. Grazie mille di nuovo. Cercherò di spingere ed estendere i miei limiti. Ah, andrei benissimo. Soprattutto dopo aver passato 24 ore con la persona più energica, unica e pronta a superare i propri limiti che abbia mai incontrato, da cui al 100% mi porterò a casa ben più di un insegnamento. Tienimi aggiornato ogni volta che avrai bisogno di me. Io ci sarò. Ci siamo e restiamo. E qui torniamo alla domanda di prima. Chi sei e cosa pensi di te? Io una risposta migliore di quella che avevo prima di partire non l'ho trovata, ma sicuramente ho un po' meno paura del salto che continuo a rimandare. Se in questi minuti anche voi vi siete posti questa domanda, non conta tanto cosa adesso vi siete risposti, quanto il fatto che abbiate avuto il coraggio di porvela. Perché a quanto pare il primo passo, che sia dentro un lago ghiacciato, banalmente lontano da tutto ciò che ci è familiare, è sempre l'unico e vero ostacolo da superare. Torniamo più saggi e più consapevoli del nostro corpo, con la speranza che possiate un giorno diventarlo anche voi. From now I cannot tirarmi indietro. E quindi ricordati il link in descrizione per Trade Republic, che la sola cosa che manca anche a te è quell'unico piccolo passo.